Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riesco a pubblicare questo, che è un video che in realtà è in lavorazione da parecchio, perché uno, volevo essere sicuro del prodotto, due, il brutto tempo non mi ha aiutato per nulla, ma vi faccio vedere finalmente un inverter economico ma che merita di essere acquistato. Sapete che ne avevo già provati altri e non ero soddisfatto, avevo fatto anche un video di un reso di un prodotto che era una porcheria. Oggi troviamo un inverter Voltronic abbinato a delle batterie LiFePO 4 Redodo, quelle che avevamo già visto in un unboxing. Dunque, il modello si chiama VM3 3024 volt. 3024 volt vuol dire che ha una potenza in uscita di 3 kW con un picco di 6 e che lavora con batterie a 24 volt. Partiamo dal presupposto che ci sono inverter ibridi, quindi che lavorano con pannelli e che caricano anche le batterie. Da 12, 24, 48 possiamo più o meno raggrupparli in queste tre macro categorie. 12 hanno un rendimento veramente scarso, 48 sarebbe il top ma costano molto gli inverter e anche le batterie, 24 è una via di mezzo. Infatti io userò due batterie da 12 in serie. Vi ho già dato dei dati, vi ho già detto delle cose che magari alcuni di voi hanno già difficoltà a capire e ci sta. Questo non sarà un video dedicato a quelli che normalmente mi seguono, dove spiego tutto anche a chi non è pratico, perché magari siete bravissimi a fare le pizze ma giustamente non masticate molto di corrente, fotovoltaico eccetera. Però purtroppo sarà per forza di cose un video un po' più tecnico, serve più che altro per vedere i prodotti che ho usato io, per valutarli e per eventualmente decidere di acquistarli. Persone che hanno già un po' a che fare con questo mondo, che sono un po' più pratiche col fai da te, quindi non vi spiegherò proprio tutto, ma vi farò comunque una storia di tutta l'installazione passo passo, però senza essere troppo logorroico nella spiegazione dei collegamenti e delle impostazioni, ecco. Allora, vi do un po' di dati, partiamo subito con i dati. Parliamo di un inverter che costa 499 euro più IVA al 10 o IVA al 22, quindi non carissimo, ma neanche al prezzo delle patate. Gestisce fino a 4 kW di pannelli su un'unica stringa con tensioni da 160 a 500 volt. Attenzione perché lavora bene da 200 in su. Io lo userò con 6 pannelli in serie da 400 watt a fare circa 210 volt e così lavora. Funziona con un sacco di batterie, tra cui delle LiFePO 4 universali col BMS integrato come le Redodo che userò io. Gestisce comunicando le Pylontech con le Turbo Energy, oppure tutte le batterie terra-terra che volete, piombo, AGM, gel o acido libero, ma funziona anche senza batteria. È un inverter ibrido assolutamente libero da vincoli, quindi funziona tranquillamente senza rete a isola disperso in un campo e funziona anche senza batterie, quindi diretto con la produzione. Quando non c'è più sole non avete corrente. Cos'altro ha di particolare? Ha un display integrato che è anche asportabile o se ne può aggiungere un altro, e ha una comunicazione Bluetooth con un'app per gestirlo e monitorarlo che non vi starò a far vedere perché il video è già lungo di per sé. Magari ci potremmo tornare più avanti se ce l'ho ancora montato, o magari trovate informazioni sul sito del produttore o tranquillamente anche in qualche altro video. Non dovete documentarvi solo da me, però mi piacerebbe essere seguito insieme ad altri che magari ne sanno anche più di me, però magari prendere qualche informazione qua e là per farvi le idee più chiare. Ha tre modalità di funzionamento, una che si chiama SBU, dove praticamente è quella che piace più a noi, gestisce in automatico tutto quello che può prendere da pannelli e batteria. Al mancare di questi due ingressi prende da rete, ma fa un bypass, non usa la rete per caricare le batterie le carica solo quando c'è il solare. Modalità sub, praticamente gestisce col solare e la rete le batterie solo in caso di blackout. Modalità USB, funziona praticamente come rete, come un UPS, quando c'è blackout prende da fotovoltaico e batterie. Caratteristiche principali ve le ho dette, non spendiamo tantissimo a fare un impianto del genere, però calcolate che spendiamo già 600 euro circa di inverter. Queste due batterie mi pare costavano sugli 800 euro e siamo a 1400, però abbiamo poco più di 1 kW di accumulo. Per fare una media di 3 kW spendiamo 8, 16, 24 e 6, spendiamo già 3000 euro tra inverter e batterie. Ci sono i cavi, c'è l'installazione e tutto quanto. Si risparmia qualcosa a costruirsi un impiantino così, sì, però io resto sempre dell'idea che prendere un prodotto a caso come i miei tanto amati Bluetti, secondo me è la cosa più semplice, perché spendiamo poco di più, abbiamo un prodotto di qualità più alta perché comunque lavoriamo con batteria 48 volt, tutta una gestione semplificata diversa, due ingressi stringa, anche se con meno kilowatt magari, ma sempre due ingressi stringa, quindi possiamo usare pannelli diversi. Insomma, questa è una considerazione che faccio subito, ma ne riparliamo poi alla fine. Allora, l'intro l'abbiamo chiusa, mi sono dovuto fare la scaletta perché sennò in questo video mi perdevo. Ora
Spacchettiamo l'inverter, lo guardiamo e lo analizziamo un po' meglio. Ok, arriva una scatola importante con già un adesivo sulla scatola dove abbiamo un QR code da inquadrare che porta al gruppo Saros, che è la società proprietaria del sito che vedremo più avanti. Da qui possiamo accedere al sito per consultare schede, manuali eccetera, oppure per andare direttamente al sito dei manuali Voltronic. Ecco qua, arriviamo all'imballo dove troviamo subito un cavo di comunicazione con 9 pin seriale e RJ45 e un cavo seriale a 4 fili, due connettori MC4 maschio femmina con i pin che sono diversi dal solito, non li ho mai visti fatti così, e poi abbiamo una specie di fusibile ponticello, un CD con il software per la gestione e il manuale in inglese del nostro inverter solare ibrido da 5 kW. Ci fa vedere un po' di cose, adesso vediamo se riusciamo a trovare tramite quel QR code manuale in italiano. E qui arriviamo al nostro inverter. Allora, esteticamente non è niente di particolare, molto semplice, minimale, è una scatola. Qui abbiamo il display con dei pulsanti, ok, di comando che vedremo dopo, il tasto di accensione. Qui sotto abbiamo tutta la parte delle connessioni. Dunque, qui abbiamo la stringa di ingresso fotovoltaica che è unica con direttamente le connessioni MC4. Qui abbiamo delle porte. Questa è la porta per la connessione al computer, questa è la connessione per moduli batteria litio compatibili con dialogo tra inverter e pacco batterie. Qui abbiamo una porta micro USB e qui abbiamo un contatto di scambio, c'è un comune con un normalmente aperto e un normalmente chiuso. Qui abbiamo le due ventole di raffreddamento, un'altra porta per la connessione che vediamo poi cos'è, ingresso per entrare con la linea e uscire con la linea. Qua invece abbiamo l'ingresso per i cavi della batteria. Sul lato sinistro semplicemente una griglia per far fuoriuscire l'aria, sul lato destro un'altra griglia per il passaggio dell'aria. Qui abbiamo la targhetta con tutte le caratteristiche: 3000 VA, ingresso per la batteria 24 volt fino a 142 A, uscita 230. Poi abbiamo soprattutto l'ingresso solare che arriva fino a 4 kW con una tensione nominale di funzionamento di 240 volt ottimale e una massima di 500 volt. Per il fissaggio abbiamo semplicemente una staffa che non si smonta nella parte superiore con due fori, e poi qui vedete che c'è già un foro per un fissaggio verticale. Questo non è un inverter nuovo, è un esemplare che mi sono fatto mandare per fare i test, le prove e ovviamente il video conseguente. È una macchina che probabilmente potrebbe essere rientrata, riparata o magari rigenerata, comunque funzionante. Ovviamente voi avete la possibilità di comprarla nuova, ma a volte mettono anche in vendita delle macchine, come in questo caso usate, rigenerate, che vengono testate, riparate, tutti i controlli del caso, e magari le prendete a qualcosa in meno. È una macchina comunque abbastanza compatta perché è larga 30, lunga 40 e profonda 12, quindi non occupa nemmeno tanto spazio. Apriamo la parte frontale per accedere alle connessioni. Qui sotto ci sono due viti con testa a croce, basta rimuoverle per avere accesso alle connessioni. Qui abbiamo la morsettiera per la connessione del 230 volt. In ingresso, quindi i morsetti di sinistra che sono terra, fase e neutro, e in uscita fase e neutro. Bisogna far passare dei cavi attraverso una guaina o un corrugato entrando da questi fori che sono da 20 mm, quindi entra tranquillamente una guaina o un corrugato da 20. Qui invece abbiamo l'ingresso per la batteria che andrà abitata a quelle viti con testa da 13 e foro 8, quindi gli stessi, diciamo, capicorda o chieli che troviamo poi sulle batterie. Bisogna far entrare i cavi di qua, c'è un separatore in mezzo, bisogna con una chiave a pipa arrivare fino ai dadi, svitarli, imboccare l'occhiello con il cavo, chiuderli e richiudere tutto. E a livello di connessioni fondamentali necessarie per iniziare abbiamo terminato. Bene, l'inverter l'abbiamo visto, ora lo appendo provvisoriamente in una postazione che ho ricavato per fare le prove. Sono giusto quelle 4 viti che abbiamo visto e lo mettiamo magari in bolla.
Adesso vi faccio vedere come si preparano i cavi per collegare le batterie all'inverter, così vedremo anche come usare una pinza, la guaina, insomma 2 o 3 nozioni ve le riesco a dare. Bene, abbiamo fatto un po' di spesa, quindi ho ottenuto a portata di mano il manuale dell'Eredodo. Questi erano i bulloni in dotazione con tanto di copertura, che vi ricordo erano M8. Quindi ho comprato degli occhielli con foro da 8, quindi idonei per questo tipo di viti. Poi ho comprato del cavo da 25 mm quadri. Ecco, allora parliamo un attimo della sezione. Io per fare queste prove, sono sincero, non avevo voglia di spendere chissà quanto in cavi per fare dei test e poi smontare tutto, quindi ho preso dei 25 mm quadri. Calcolate che un cavo così da 25 mm quadri sul 24 volt gestisce una corrente di 80 A. Noi probabilmente ne useremo di più, anche perché il massimo di corrente che può gestire questo inverter prima di scattare tutto sono 150 A, come evidenzia anche il fusibile che c'è montato a bordo sulla parte NDC. Per stare tranquilli e per fare un cablaggio sicuro che non scalda e che non ci dà problemi, per gestire 150 A sul 24 volt andrebbe un cavo di sezione teorica di 70 mm quadri. Quello che ho usato io è leggermente sottodimensionato. Se state progettando di farvi un impianto del genere, calcolate di prenderlo almeno il doppio. E questi occhielli sono della misura adatta per ospitare il rame di questo cavo. Ne ho preso solo 3 metri, mi basta per dove devo mettere io l'accumulo vicino all'inverter. Non l'ho preso rosso e nero perché avrei sprecato del cavo. Comunque vi lascio il link in descrizione per prenderne anche di più e per prenderlo colorato. Io mi limiterò a segnare il positivo con del nastro rosso. Oppure, se vogliamo fare una cosa ancora più pulita e carina, esistono questi set di guaina termorestringente, ossia quella che scaldandola si stringe, che sono perfetti per fare un lavoro pulito, ordinato e per distinguere il positivo dal negativo. Poi ho preso una protezione da 150 A, è una protezione ma è anche un sezionatore all'occorrenza per interrompere il circuito tra la batteria e l'inverter. Bene, come si mettono i capicorda fatti in questo modo? Non si mettono con la morsa, non si mettono prendendolo ammazzate, ma per fare un lavoro decente si prende una pinza come questa che costa 20-30 euro economica, ha già tutte le misure per i vari capicorda. Noi usiamo appunto il 25 mm quadri AVG4, viene crimpato qua dentro e facciamo un bel lavoro. Si prende il cavo, si toglie la guaina per la misura utile ad arrivare qua dentro fino in battuta, quindi il rame deve arrivare proprio contro questo occhiello, prendete la misura esatta, liberate il rame dalla gomma, facendo attenzione a non ridurre la sezione, quindi a non tagliare il rame, piuttosto ripetete il taglio un po' di volte, mettete il capicorda intorno al cavo, vedete che è esattamente la sua misura, il rame arriva fino in fondo e in questo modo abbiamo un'ottima crimpatura. Aprite la pinza, che vedete va a prendere in questa ganascia, mettete dentro il vostro capicorda, faremo un paio di pinzate per essere sicuri, va tenuto spinto, premete con forza. Abbiamo fatto la prima, ci spostiamo più su e facciamo la seconda. Voilà, il cavo è correttamente crimpato, vedete che ha fatto un bel lavoro. Qui dietro c'è un po' di bava, questo perché è una pinza economica, però per fare 4 capicorda va benissimo. Lui da qui non salta più via, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Poi prendiamo la guaina termorestringente rossa che entra anche da questa parte, la mettiamo in questo modo, gli diamo una scaldata con pistola termica o anche un phon da casa, vi mettete lì piano piano con pazienza e riuscite a farla anche con un phon di casa, fino ad ottenere un risultato del genere. Lavoro pulito, ordinato, direi quasi perfetto. Ora preparo tutti gli spezzoni del caso, cavi positivi con termorestringente rossa e negativi con quella nera, preparo tutti gli spezzoni e faccio i collegamenti della batteria, poi vi faccio vedere cosa ne è uscito fuori. La parte AC del 230 volt la guardiamo dopo. Ok, mi sono preparato i cavi che mi servivano. Questo è il ponticello per fare la serie positivo-negativo delle due batterie. Questo è il pezzo che collega l'inverter alla protezione. Questo, sempre sulla linea positiva, va via dalla protezione al polo positivo della batteria. E questo va dal negativo dell'inverter al negativo della batteria. Ora vi faccio vedere come le ho sistemate. Chiaramente la preparazione dei cavi dipende da come avete
intenzione di realizzare l'impiantino, gli spazi che avete, dove mettete le batterie. Più siamo vicini alle batterie, meglio è. I cavi in DC diventa molto importante mantenere la sezione corretta per non avere dispersione sulla lunghezza. Più aumentiamo la lunghezza, più cresce in maniera esponenziale la sezione minima richiesta. Ok, quindi sono partito col positivo e il negativo dalla morsettiera delle batterie. Sono sceso, sono andato col positivo alla protezione interruttore, sono poi venuto al polo positivo e al polo negativo e dall'altra parte ho fatto la serie. Bene, adesso torniamo a parlare di queste batterie Redodo. Le avevamo già viste, adesso vi spiego velocemente, ma anche qua, come ho detto all'inizio, per chi non è pratico magari mi contattate all'assistenza, approfondiamo, però il concetto è semplice. Noi abbiamo due batterie da 12 volt, ok? 100 ampere mi pare, sì, che fanno 1,2 kW l'una. Noi per avere il 24 volt le dobbiamo mettere in serie. Una batteria da 12 che va in serie all'altra, quindi il positivo di uscita della prima va al negativo della seconda, in modo da avere un unico positivo e un unico negativo con una batteria come se fosse una unica da 24 volt, quindi due in serie da 12. Quando mettiamo le batterie in serie, la capacità non si somma, rimane quella di una batteria. È come se avessimo un'unica batteria a 24 volt da 100 ampere, non andiamo ad aumentarlo. Questo succederebbe se fossero messe in parallelo. Questo cosa vuol dire? Che per gestirle come stiamo usando noi a 24 volt con questo inverter, per avere più accumulo bisogna fare dei paralleli, quindi a 2 le mettiamo in parallelo, più con più, meno con meno, meno con meno, usciamo solo con un più e un meno e abbiamo messo 3 batterie in serie da 24 che per fare 24 ne abbiamo usate 2 da 12. Potremmo tranquillamente comprare delle batterie già a 24 volt da collegare solo in parallelo. Questo per spiegarvi a grandi linee come viene effettuato il collegamento delle batterie. In questo modo ho collegato le mie due Redodo al nostro inverter Voltronic. Poi sopra ci sono i quadri, tutto il resto, ma adesso non ci interessano. Bene, adesso bisogna collegare la parte AC, dove abbiamo qui a sinistra l'ingresso per la rete e a destra l'uscita, il 230 volt che fornirà il nostro inverter prendendolo dalle batterie o dal fotovoltaico che collegheremo semplicemente collegando col connettore MC4 qua. Per la parte AC ho usato un cavo da 2,5 perché 3 kW rientrano tranquillamente nei 16 A, quindi una linea da 2,5 va bene. Se la mettete da 4 tanto meglio, da 2,5 siamo proprio al minimo sindacale. Perfetto, collegata anche la parte AC, quindi terra, fase neutro in ingresso, fase neutro in uscita, mettendo due raccordi, tubo scatola o tubo guaina si può andare via con due tubazioni flessibili, si può arrivare anche con un PG e un cavo isolato, insomma potete fare in vari modi. Ora chiudo il frontalino e poi rimane solo da collegare le stringhe e accenderlo. Ok, adesso questa è una parte che non vi faccio vedere perché altrimenti ci dilunghiamo troppo, ma col manuale che abbiamo insieme alle batterie Redodo, come vi avevo fatto vedere, ci sono tutti i parametri da impostare in un regolatore di carica come quello integrato nel nostro inverter per caricarle e gestirle correttamente. Quindi bisogna impostare nell'inverter una tensione di ricarica, una tensione minima di distacco, una massima di sicurezza, insomma ci sono da mettere un po' di parametri che vanno settati nell'inverter uno a uno in base a quelli che vengono indicati da chi vi ha fornito le batterie. Questa è una parte un po' rognosa, non difficile, non impossibile, ma che bisogna fare per riuscire a farle lavorare al meglio. Dopo aver impostato le batterie, sempre nelle impostazioni dell'inverter, dovremo anche decidere come lavorare in quelle 3 modalità, quale scegliere, impostare la tensione di rete in uscita, insomma c'è da fare tutta una serie di personalizzazioni, fanno parte del pacchetto fai da te quando vi costruite un impiantino del genere. Avete comunque la possibilità di scaricare il manuale completo in italiano del vostro prodotto Voltronic, è spiegato chiaramente in lingua corretta, con figure chiare, insomma ve lo stampate, ve lo leggete tutto, seguite passo passo anche le fasi che non vi interessano, ma state tranquilli che riuscite ad impostare tutto perché è spiegato correttamente. Ora che abbiamo impostato tutto, iniziamo a fare un po' di prove.
e vi anticipo già che ha un display che non mi ha fatto impazzire, perché ha tutte delle icone esagonali che si illuminano per capire cosa sta succedendo, ha una scala attacche dove indica il consumo in uscita, non ha un valore, poi c'è una parte del display sulla sinistra dove a scorrimento con i tasti delle frecce spiega quanta corrente, quanti watt, quanta roba sta circolando, mentre a destra ci sono dei LED alla destra del display che indicano se sta prendendo da rete, se sta caricando le batterie, se ci sono i pannelli. Insomma, una visualizzazione che non mi ha fatto impazzire, non è un prodotto fatto per essere guardato e dare effetto wow. Il display c'è, le informazioni le dà, però è fatto un po' più per essere lasciato lì a lavorare e va bene così. Ok, dopo aver fatto tutte le impostazioni del caso, abbiamo l'inverter che sta lavorando. Come sta lavorando? Sta lavorando perché è collegato tramite spina. Questa tubazione va a una spina che ho montato per dargli l'alimentazione in ingresso. Vedete che adesso va in allarme, mi segnala 0 volt perché non gli sto più dando il collegamento con la rete elettrica. Lui comunque sta uscendo a 240 volt. Qui sopra c'è un indicatore del carico che c'è in questo momento che è una tacca su 4, quindi al 25%. Se io faccio partire un phon da 1400 watt, vedete che il carico è salito a 3/4, lui sta continuando a erogare senza problemi perché sta prendendo dal fotovoltaico che in questo momento sta producendo solo 314 watt, perché in questo momento ho i pannelli che non sono in condizioni di produzione ideale, ma lui mi sta comunque garantendo in uscita circa un paio di kilowatt, perché oltre al phon c'ho già tutto questo piano collegato, prendendo 300 watt dai pannelli più il resto della potenza necessaria dalle batterie che in questo momento stanno lavorando, sono cariche, quindi lui sta dando tensione in uscita con questo AC che lampeggia e la sta prendendo un po' da tutte e due le parti, gestendo tutto in automatico. Il bypass della spina è un vero e proprio bypass che serve solo nel momento in cui non ci sia abbastanza produzione dal fotovoltaico o abbastanza potenza nelle batterie. Io ora la riattacco. Lui ora mi dà la tensione in ingresso, ma non sta prelevando dalla rete perché ho impostato che la priorità deve essere fotovoltaico, batterie e poi rete. Ok, adesso stacco il carico. Vedete che l'assorbimento scende e lui in questo momento con il LED verde lampeggiante sta anche caricando le batterie. Quindi gestione assolutamente programmabile, ci sono 50.000 opzioni, ma lui lavora assolutamente senza problemi. Ok, vi faccio anche dare un'occhiata a quanto sta consumando l'inverter, anche se non preleva dalla rete, 3,3 watt. Questo diciamo il suo consumo passivo. Ora ci sono le ventole che stanno lavorando, perché lui in questo momento sta prendendo da fotovoltaico e mi sta caricando le batterie. La tensione in uscita è costante, le luci che vedete in questo ambiente sono alimentate esclusivamente da lui. Se io attacco un grosso carico, non so se riuscite a percepirlo, ma c'è un leggero sfarfallamento delle luci. Ora stacco l'ingresso fotovoltaico, vedete che lui va in allarme, mi segnala che non c'è più l'ingresso fotovoltaico. Stacco anche il 230 volt e in questo momento mi sta dando i 240 volt in uscita esclusivamente prelevando dalle batterie. Perfetto, ora sta lavorando completamente scollegato dalla rete, quindi dalla spina, sta lavorando senza ingresso fotovoltaico, li ho proprio staccati e mi sta dando i miei 240 volt in uscita prendendo dalle batterie, anche attaccando un carico importante, senza nessun tipo di problema. Vedete che c'è solo questo leggero sfarfallio, però non c'è mai lo spegnimento di qualche dispositivo. Scalda parecchio perché in tutta questa fase continuano a girare le ventole sue di raffreddamento, ma si sta comunque comportando bene, anche le batterie nella loro semplicità, anche se sono solo due, stanno lavorando. In questo momento abbiamo circa 1,2 kW di accumulo, quindi a conti fatti con un carico di 1400 watt più tutto quello che ho acceso in questo momento e dovremmo essere sui 300-400 watt di consumo perché ho le luci, il computer e tutto quanto. In teoria con 1,8 kW di consumo dovrebbe garantirci all'incirca 30-40 minuti di autonomia. Adesso farei proprio uno stress test delle batterie, gli mettiamo un po' di carico e vediamo se, facendo i conti alla Carlona, danno delle buone prestazioni. Vogliamo fare la prova per vedere le prestazioni
prestazioni di queste batterie, ma è solo una prova indicativa. Sono le 15:24, intanto si è fermata la ventola perché lui si è raffreddato. Facciamo partire il carico. Ok, un aggiornamento, sono le 15:29, siamo a 3/4 di batteria, lui continua a raffreddare, qui tutto nella norma, le batterie sono qua zitte e buone, non danno nessun problema e il carico continua a essere al 75%. Ok, aggiornamento, sono le 15:46, vedete che lampeggia fra 3/4 e metà, adesso no ma prima stava lampeggiando, tutto stabile, 240 volt, il carico ancora al 75%, le batterie stanno lavorando, sento un leggerissimo aumento di temperatura qua nella parte superiore dove c'è l'elettronica e il BMS, l'inverter sta scaldando nel senso che sta raffreddando ma in realtà non è caldo, è tutto stabile. Controlliamo i cavi che inizia a sentirsi leggermente l'aumento di temperatura, ma tutto nella norma. Nel mentre vedete che è passato al 50%. Sono ancora le 15:47, lo tengo ancora 10 minuti, poi lo stacco perché non voglio far andare troppo giù le batterie, voglio poi metterlo anzi in condizione di ricaricarle. Ok, sono le 15:50, stava andando in allarme perché le batterie iniziavano a raggiungere il valore di stacco. Più o meno i conti che avevo fatto così a occhio e croce li abbiamo rispettati, le batterie si sono comportate bene, comunque hanno dato un'erogazione, una scarica progressiva, non sono calate a picco come succederebbe con batterie al piombo eccetera, perché la differenza tra i due prodotti è quella. Chiaramente avevamo poco accumulo, tra l'altro ho iniziato anche il test quando già le avevo usate perché magari non erano carichissime, c'era già 200-300 watt di carico mentre parlavo nel video, quindi sicuramente si riescono a ottenere risultati migliori, sono anche nuove, avranno fatto 2 cicli di carica, insomma mi hanno comunque soddisfatto, il prodotto mi è piaciuto, sono stabili, non hanno avuto surriscaldamenti, comportamenti strani, quindi secondo me le batterie queste qua promosse molto buone. Nel mentre volevo farvi vedere le temperature con la termocamera, vedete che le batterie sono un po' più calde nella parte superiore, i cavi sono abbastanza caldi, l'inverter non è troppo caldo, vedete che il dimensionamento dei cavi è importante perché quando si tira tanta corrente tendono a scaldare. Ora lo rimetto in produzione, guardiamo ancora 2 o 3 cosette, gli ridò la sorgente fotovoltaica, lui torna a essere in linea con i pannelli, continua a raffreddare, il carico in uscita è minimo, mi avvisa che sta tornando in produzione e torna a caricare, quindi lampeggia LED verde e vedete lo stato di carica delle batterie che vengono ricaricate. Tutto questo completamente isolati, ricordo, dalla rete. Ora lo lascio caricare e diciamo che qualche test di buon funzionamento l'abbiamo fatto e il prodotto si è comportato bene. Ok, in questo momento da AC non sta prendendo nulla, dai pannelli stanno arrivando 183 volt, sta prendendo 1,8 A dai pannelli con 330 watt, la batteria sta ricaricando dai pannelli a 8 A e 200 watt li sta dedicando alla ricarica delle batterie. Batterie che in questo momento sono a 25 volt. Si è fermato anche il raffreddamento e lui continua a caricarle. Vi faccio vedere un'altra particolarità, siccome io ho modo di sezionare queste stringhe che avevo messo in serie per alimentarlo, attaccandone una sola con un valore di stringa di 105 volt, non parte la produzione e nemmeno di conseguenza la ricarica. Adesso gli ricollego anche la rete, facciamo ancora 2 o 3 verifiche e poi il video finalmente è finito. Ok, facciamo la solita prova per vedere se esce fase fase o monofase quando uno e quando l'altro. Adesso siamo in bypass perché siamo collegati alla rete con la spina. L'inverter esce con la fase sulla fase
e il neutro pulito, quindi esce monofase, ok? Non bifase. Proviamo a staccare la spina. L'inverter passa in produzione da batteria o da pannelli, sarebbe la stessa cosa. Abbiamo la fase sulla fase e abbiamo comunque il neutro pulito. I 242 volt in uscita che abbiamo impostato a 240 esce 242, con realmente il neutro e la fase. Questa non è una caratteristica da poco. Prodotto che funziona bene, perché avete visto che a parte quel leggero sfarfallamento delle luci quando attacchiamo un grosso carico, l'inverter funziona bene, gestisce tutto in automatico, quasi come una power station, quindi fa tutto da solo, decide quando caricare, se ci sono i pannelli, se no prende da rete, quindi funziona bene. Non mi ha dato anomalie, campanellini d'allarme eccetera, quindi secondo me costa comunque poco ed è un buon inverter. A 24 volt potete usare batterie come queste o comprare quello che vi pare in base anche alla disponibilità, quello che volete investire per questo prodotto. Interessante perché lavora completamente isolato, quindi se la rete c'è la prende per fare il bypass, ma lo potete tranquillamente mettere in un campo di patate sperduto con dei pannelli e lui inizia a produrre. Chiaramente ricordatevi che ha bisogno di una tensione superiore ai 200 volt per iniziare a lavorare bene. Più produzione riuscite a dargli, prima carica le batterie e più riesce a darvi supporto in uscita quando andate a chiedere potenza. Inverter che comunque direi promosso. Non mi ha fatto impazzire esteticamente il display, queste cose qua, ma non importa, il suo lavoro lo fa. La borsettiere di collegamento sono buone, l'ingresso per le batterie è fatto bene, non è proprio un giocattolino, non è neanche una roba super professionale, però il suo lavoro lo fa. Le batterie vi ho già detto che mi danno tranquillità, mi danno sicurezza. Mi raccomando, se decidete di fare un impianto del genere, abbondate un po' di più con la sezione dei cavi, vi ho spiegato e vi ho fatto vedere anche con la termocamera che effettivamente iniziavano a scaldare. Spero che il video vi sia stato utile, sono riuscito a darvi un po' di informazioni, non tutte quelle che vi avrei voluto dare, un po' per colpa del maltempo, un po' perché sennò il video sarebbe venuto di 2 ore. L'inverter verosimilmente lo smonterò anche perché devo renderlo, me l'hanno dato per fare il video. Le batterie state in campana perché potrebbero essere in esubero. Io vi ringrazio, se avete altre domande non esitate a chiedermele nei commenti. Mi raccomando, se vi piace questo lavoro, questi esperimenti, queste cose che faccio, iscrivetevi al canale che è gratuito, non vi costa nulla e mi aiutate a far crescere questo canale. Noi ci vediamo al prossimo video in diretta, se passate dal negozio, da qualche parte ci incontriamo. Grazie a tutti e ciao da Massi Dattoli.